Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Forzinet. Oggi sono qui per parlare del cast che sarà annunciato per quanto riguarda la prossima edizione di Pechino Express. Ebbene, le coppie in gioco saranno 10, 5 già sono annunciate negli scorsi giorni, adesso invece sono state annunciate le altre 5 per completare praticamente il pacchetto dei 20 concorrenti che prenderanno parte appunto alla prossima edizione di questo Game Adventure ormai in onda su Sky da molti anni. Partiamo subito con la prima coppia, che è quella formata da Dani 5 e Tony 2 Milli, che sono due rapper praticamente. Dani 5 lo conosco perché oltre a diverse collaborazioni interessanti nella scena musicale attuale, comunque è venuto fuori, sta venendo fuori anche a livello commerciale. Tony 2 Milli invece non lo conosco, non so neanche se il suo nome si pronuncia effettivamente così, però sta di fatto che loro comporranno la coppia proprio chiamata i rapper. Mi aspetto qualcosa di interessante da loro, ma mi aspetto ancora di più invece da una coppia che secondo me sarà molto più alla portata del pubblico generalista, dato che l'abbiamo visti molto spesso sui canali Rai, principalmente su Rai 2, ovvero quella composta da Biagio Izzo e Francesco Palantoni, la coppia degli Spassusi. Sono ovviamente entrambi napoletani, due comici che abbiamo visto soprattutto a Stasera Tutto è Possibile. Ebbene, cercheranno ovviamente di continuare sulla scia di quanto ha fatto appunto proprio nel spettacolo di Rai 2, che gli ha dato tanto successo. Ovviamente già avevano un grande successo, soprattutto Biagio Izzo a livello cinematografico, però ha dato nuova giovinezza sicuramente a entrambi, soprattutto a Biagio Izzo, ma particolarmente a Francesco Palantoni, più che nuova giovinezza, proprio un rilievo maggiore, visto che forse non è arrivato a toccare le vette di Biagio Izzo a livello di fama e di successo, ma adesso invece forse è diventato addirittura l'attore principale di questa coppia, da cui mi aspetto veramente tanto, non proprio dal punto di vista del gioco, delle prove, ma molto a livello di ironia e di comicità. Quindi io mi auguro che vadano veramente tanto avanti, perché di Pechino Express, ma qualsiasi programma ha bisogno di Francesco Palantoni e di Biagio Izzo, nonostante questa sovraesposizione poi potrebbe essere un'arma a doppio taglio nel corso poi magari dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Altra coppia, quella formata da Candelaria e Camila Solorzano, che sono praticamente la coppia chiamata la Albiceleste, quindi l'Argentina, il manifesto della loro identità. Praticamente Candelaria è quella che abbiamo visto un pochettino di più, è una DJ, l'abbiamo vista se non sbaglio anche interpretare la gatta nera al mercante in fiera, almeno inizialmente era stata designata lei per quel ruolo. Poi mi sembra che ci siano state delle polemiche per una particolare vicenda, quindi due ragazze che potrebbero sicuramente dire la loro e anche magari arrivare a giocarsela fino in fondo. Però devo dire che non le conosco particolarmente, perché anche in questo caso, in questa edizione, la produzione ha scelto di proseguire sulla strada tracciata l'anno scorso, con dei nomi non proprio altisonanti, o quantomeno non tutti. Spesso ci sono state a Pechino Express coppie non proprio conosciute. Poi c'è quella composta da Gio Squillo e da Michel Masullo. Gio Squillo la conosciamo tutti quanti ormai, perché comunque tra il suo ruolo da cantante, che negli ultimi anni è venuto un po' meno, dato che si è concentrato soprattutto su diversi programmi televisivi e appunto ha svolto un ruolo diverso, magari come concorrente di reality, ha partecipato a Risolve Famose, ha partecipato al Grande Fratello, la vediamo anche ospite in diversi programmi, talk show e quant'altro, e molto attiva insomma sul versante politico in un certo senso, da esterna, non da interna, però si muove molto per le cause a cui tiene di più. E c'è la sua, diciamo, figlia elettiva, non adottiva, così viene definita, Michelle Masullo, che invece abbiamo visto anche lei in programmi televisivi dopo aver, tra virgolette, debuttato al Grande Fratello, comparendo lì per far visita a Giosquillo. L'abbiamo vista come una delle professoresse dell'eredità, quindi un nome che di certo non è nuovo al pubblico generalista. Poi ci saranno Chanel Totti e Filippo Laurino, che sono i raccomandati. Filippo Laurino onestamente io non lo conosco, mentre chiaramente la Chanel Totti è la figlia di Ilari Blasi e di Francesco Totti, nota soprattutto per questo. Poi sta diventando, a quanto pare comunque, molto attiva sui social, è diventata un influencer, però è il nome d'arte che fa la differenza. Infatti formeranno la coppia dei raccomandati, hanno deciso di chiamarsi in questo modo proprio alla luce della storia di Chanel, che scherzando un pochettino e un po' ironicamente ha detto: tanto comunque ci avrebbero dato dei raccomandati, tanto vale che li anticipiamo e ce lo diamo da soli. Questa è una coppia che secondo me potrebbe regalare particolari soddisfazioni, e mi aspetto che facciano bene, ma bisogna vedere se poi riusciranno a ingranare oppure no, perché di solito le coppie più giovani fanno fatica proprio nella parte iniziale, perché magari non riescono subito ad ingranare. Poi saranno Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, che sono
la coppia delle biondine. Hanno scelto questo nome. Agnese è figlia di Gaia, ovviamente è una coppia anche in questo caso che non conosco, ancor meno delle due sorelle di Candelaria e Camila, quindi non so cosa ci potremmo aspettare, magari potrebbero ripercorrere le orme di Natasha Stefanenko e sua figlia oppure no, però comunque è una coppia che onestamente non conosco più di tanto e vedremo cosa riuscirà a combinare. Conosco molto meglio sicuramente invece due che sono nati sui social e non a caso si chiameranno i creator, ovvero Elisa Maino e Mattia Stanga. Chiaramente qui, essendo due creator e dovendo mettersi alla prova con delle prove fisiche, non so quanto riusciranno a far bene, sono molto curioso di vederli all'opera e probabilmente saranno loro a riscuotere il maggior successo per quanto riguarda appunto la parte social del pubblico. Poi c'è una parte di pubblico generalista, anche se visto che il reality va in onda prima di tutto su Sky 1 e poi a distanza di mesi su TV8, il pubblico generalista non è proprio quello che abbiamo con i primi canali del telecomando Rai 1, Rai 2, Canale 5 e quant'altro. Altra coppia che non conosco è quella formata da Tai Vines e a Sandy Hop, che vengono definiti comedian perché praticamente sarebbero due stand-up comedian. Onestamente, ripeto, non ho mai sentito parlare di loro e a quanto pare Sandy Hop ha partecipato anche a Zelig. Onestamente non ho avuto modo di vederlo e di ammirarlo. Quindi possiamo dire che c'è un derby quasi tra comici, tra da una parte Paolo Antoni e Biagio Izzo, dall'altra parte invece ci sono appunto Tai Vines e Hassan Diop, ma questo comunque poi vedremo cosa riusciranno a fare. Ci sarà la coppia formata da Steven Basalari e Viviana Vizzini, che sono due ex nella vita reale fondamentalmente, e si metteranno alla prova per vedere se potranno, almeno a detta loro, continuare a stare insieme oppure se dovranno porre fine alla loro relazione. Onestamente non è Temptation Island, quindi per me questa è una scusa molto molto strana, onestamente, una motivazione molto molto strana per partecipare ad un programma come Pechino Express, ma staremo a vedere. Viviana Vizzini la conosciamo soprattutto perché interpreta La Buona Sorte davanti un altro, tra l'altro un ruolo che al momento ha abbandonato e vedremo se poi riprenderà nella prossima stagione oppure no, visto che le registrazioni delle puntate davanti un altro di questa edizione sono ancora in corsa, quindi non ci sarà più Viviana Vizzini, ma verrà sostituita probabilmente da un altro volto e vedremo poi nella successiva stagione cosa succederà. Tra l'altro bisognerà anche capire se ci sarà una nuova stagione oppure no. Però, insomma, Viviana Vizzini e Steven Basalari saranno una coppia interessante, ma se sono ex e non stanno più insieme, onestamente faccio fatica a capire come potranno convivere in un percorso del genere in cui serve la massima armonia e alchimia. E poi Fiona May e Patrick Stevens, ovvero i veloci. Fiona May la conosciamo tutti, campionessa nel salto in lungo e mamma di Larissa Iapichino, che è diventata altrettanto forte in quella stessa disciplina, mentre Patrick Stevens invece ha partecipato come sprinter anche alle Olimpiadi, ai Giochi Olimpici, quindi comunque si è ritagliato un ruolo molto importante, sono anche compagni nella vita e qui io mi aspetto veramente, se riesco a trovare l'alchimia giusta come penso che sia, non come per i giganti di qualche stagione fa, di un paio di edizioni fa, che non andavano praticamente per niente d'accordo in quel percorso, potrebbero ripercorrere invece le orme di Yuri Keke e di Antonio Rossi, che invece sono arrivati alla vittoria l'anno scorso proprio grazie alla loro grande alchimia, oltre che alle prestazioni a livello fisico che sicuramente li vedevano avvantaggiati perché erano già degli sportivi e quindi avevano una carriera alle spalle importante, seppur in ambiti molto molto diversi rispetto a quello di Pechino Express, perché non è detto che uno sportivo riesca a far meglio e a riuscire, però visto che loro sono amici e hanno trovato l'alchimia di coppia perfetta, sono riusciti ad andare avanti e credo che possano farlo anche loro. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.